Un caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al mondo del binocolo e degli strumenti ottici e digitali. Dopo aver recensito con estremo piacere e interesse i cannocchiali d'appuntamento della serie Nikko Stirling, grazie al distributore ufficiale italiano Origin STB ho avuto il piacere di provare il nuovissimo binocolo Meteor HD 8x42. Costa soltanto 210 euro e beneficia di 30 anni di garanzia. Come sempre su binomania.it potrete trovare una recensione completa. Io in questo video cercherò di sintetizzarvi caratteristiche, pregi, difetti e le mie impressioni pratiche sul campo. Ci vediamo quindi subito dopo la breve sigla se volete. Nel frattempo iscrivetevi gratuitamente al mio canale. A tra poco! Il binocolo è dotato di un classico schema con cerniera centrale, con un ponte di medie dimensioni e una manopola di messa a fuoco abbastanza grande, per essere gestita anche con i guanti invernali. È sbilanciato verso gli oculari, il che consente di sostenerlo con maggiore facilità durante l'uso prolungato, perché i muscoli delle braccia e delle spalle non dovranno compensare il peso verso gli obiettivi. Nella parte anteriore del ponte è presente un piccolo tappo sotto cui si può notare la filettatura, che consente l'utilizzo di un adattatore universale per il collegamento a un treppiede fotografico. Lo scafo ottico invece è protetto da un'armatura dotata di una trama a buccia d'arancia. Come vedete è una gomma di colore nero abbastanza spessa e in grado quindi di resistere a piccoli urti agrafi che possono sempre accadere durante l'utilizzo outdoor. L'armatura protegge inoltre la parte laterale delle asole integrate nello scafo ottico, che consentiranno il collegamento con la tracolla. L'interno del tubo ottico è costellato da numerosi diaframmi, tuttavia sussiste qualche parte non molto opacizzata, come comunque ci si può aspettare in strumenti in tale fascia di prezzo. La distanza minima di messa a fuoco che ho misurato è di 220 cm. Per raggiungere l'infinito è necessario ruotare la manopola in senso antiorario di circa 1,5 giri. La corsa invece tra i 12 metri e l'infinito è veramente di pochi millimetri. Il binocolo è relativamente leggero anche. La mia bilancia elettronica ha stimato infatti un peso di 673 grammi senza i tappi, distribuiti su circa 15 x 11 cm. Il binocolo è ovviamente waterproof di grado IPX7 ed è ovviamente riempito di gas per prevenire la formazione di muffe e condensa interna, quindi di azoto. Nikko Stirling dichiara la presenza di vetro definito HD. Da un punto di vista però ottico, questo acronimo sapete che non ha un significato sostanziale. Non lo definirei ED perché ritengo non sia dotato di vetri a bassa dispersione. Mi sembra un classico binocolo con ottica cromatica ed alto contrasto, anche perché bisogna spendere almeno un centinaio di euro in più per poter beneficiare di obiettivi ED. Le immagini sono comunque soddisfacenti, nitide e contrastate. La tonalità dei colori è leggermente virata verso il giallo, quindi è caldo. Gli oculari inquadrano un campo di vista di 7,5 gradi, sono quindi 131 metri a 1000 metri e questo comporta la presenza di un campo apparente di 60 gradi, quindi lo definirei personalmente un binocolo grandangolare. La lente di campo dell'oculare è ampia, misura 22 mm e sono stati utilizzati dei paraluce in gomma senza click stop che si ruotano a estrazione, quindi tramite rotazione. La gomma non è tra le più morbide, ma il binocolo comunque risulta confortevole anche grazie alla dimensione dei suoi oculari di soli 42 mm di diametro. Con la mia distanza interpupillare infatti posso usufruire di circa 20 mm di spazio tra due tubi ottici. L'estrazione pupillare è dichiarata in 17,8 mm. Personalmente sono riuscito a osservare tutto il campo di vista anche con gli occhiali da sole. Sono stati poi utilizzati dei prismi a tetto Smith Passion. La pupilla di uscita in questo caso dell'esemplare testato si è dimostrata abbastanza circolare, con solo una lievissima vignettatura al bordo del campo. Nei pressi della pupilla c'è soltanto un riflesso dovuto più che altro a una faccia laterale del prisma. Tuttavia nell'osservazione pratica non mi è sembrato di notare grosse problematiche riguardo al contenimento della luce diffusa. Il rivestimento utilizzato è dichiarato come multistrato antiriflesso su ogni superficie ottica.
e si palesa con un trattamento verde-violetto in base a come guarderete il riflesso. La mia prova di verifica dei riflessi del mio viso ha comportato con mia estrema soddisfazione una buona capacità di questo rivestimento, che in tale fascia di prezzo si è dimostrato decisamente interessante. Molto probabilmente la qualità e l'esperienza di Nikon nel settore dei cannocchiali da tiro sono state utilizzate anche per la costruzione di questo binocolo entry level. Nell'articolo troverete un lungo paragrafo sulle aberrazioni cromatiche e quelle geometriche. Qui ora vi confermo che il cromatismo residuo nelle comuni condizioni di illuminazione è abbastanza ben corretto, potete vederlo in questi video. Si nota ovviamente su soggetti in forte controluce o molto contrastati come tutte le ottiche non ED. Ho apprezzato invece la resa ai bordi perché, seppur non abbia lenti asferiche, devo dirvi che è quasi perfetta sino al bordo, con dettagli che risultano ancora abbastanza ben leggibili. Insomma, fa meglio secondo me rispetto a molti binocoli in questa fascia di prezzo. Nella media invece la distorsione angolare è un po' di come astigmatismo al bordo del campo osservando le stelle. Questo che vedete invece è il test ottenuto osservando la UAS-AF Char a 35 metri. Vi devo confermare che alla fine dei conti questo binocolo ha mostrato le stesse prestazioni nel discernere righe e numeri di quella dei prodotti dotati di ottiche ED, che sono però più costosi. Ovviamente il Nikon Stirling mostra un po' più di aberrazione cromatica sui bordi neri dei segni e un poco meno di contrasto. Vediamo adesso però di parlare nello specifico delle mie impressioni pratiche sul campo. Nel birdwatching vi devo dire che mi è piaciuto perché è un binocolo 8x42 leggero, dotato di prismi a tetto con un grado di impermeabilizzazione IPX7. Presenta una buona manopola di messa a fuoco con una rapida velocità di regolazione ed è anche abbastanza fluida. Era 10 metri all'infinito, la corsa è breve. Risulta poi soddisfacente per quanto riguarda la nitidezza e il contrasto. Può essere secondo me un binocolo perfetto per l'amatore che desidera iniziare a praticare birdwatching senza dover comunque spendere cifre elevate. Certamente l'assenza di vetri a bassa dispersione, quindi ED, Extra Low Dispersion, obbligherà in certe circostanze, come ad esempio osservando i volatili posati su rami in controluce o i rapaci in volo, a percepire la presenza di un po' di aberrazione cromatica verde-viola sulle sagome dei soggetti più contrastati. Ho osservato spesso il mobbing di alcune cornacchie nei confronti di vari rapaci qui nella zona e vi devo confermare che l'immagine al centro rimane comunque nitida, con i neri tendenti leggermente al viola scuro, visto le ottiche acromatiche. Tutto sommato comunque ha un buon contenimento della luce diffusa anche guardando nei pressi prospettici del sole. Per ciò che concerne invece l'osservazione del paesaggio, come ho già confermato poco fa, seppur questo binocolo non sia dotato di elementi asferici negli oculari, ho potuto notare con il binocolo piazzato su un treppiede fotografico che la resa ai bordi è, se non perfetta, comunque molto apprezzabile e meglio corretta di molta parte della concorrenza in questa fascia di prezzo. Osservando ad esempio dei caseggiati situati a 1250 metri e portando i dettagli delle persiane dal centro verso il bordo, si può comunque ancora notare la trama della struttura in legno. Ripeto, ci sono binocoli in fasce di prezzo superiore con una resa ai bordi decisamente peggiore. Inoltre potete anche guardare le clip che vi sto proponendo appoggiando semplicemente il mirrorless all'oculare e potrete notare comunque quanto citato, compresa anche la buona nitidezza e il buon contrasto in asse. Direi che non è male per 200 euro. Anche al crepuscolo, sempre considerando la fascia di prezzo di riferimento, ho apprezzato il trattamento antiriflesso del treno ottico di questo binocolo. Le immagini infatti sono inaspettatamente luminose, ovviamente non sono in grado di contrastare un top di gamma, ci mancherebbe altro. Per questa fascia di prezzo sui 200 euro, è paragonabile ad esempio a quella dell'acquisto di un indumento tecnico, è senz'altro un prodotto soddisfacente, perfetto per chi ha la necessità di osservare ad esempio gli ungulati, ma non ha né la voglia né la possibilità di acquistare un binocolo di fascia superiore. Per quanto riguarda invece l'osservazione astronomica, non essendo un binocolo specificatamente progettato per guardare il cielo, noterete la presenza di un po' di come astigmatismo a partire da circa il 75%, 80% dal centro del campo. Al centro comunque le stelle sono decisamente puntiformi e riconfermo che la luminosità nella sua fascia di prezzo è decisamente molto soddisfacente. La luna, quando situata al centro del campo, è nitida e contrastata con un leggerissimo alone verde intorno al bordo. Direi che è giunto il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti relativamente al binocolo Nikon Stirling Metro HD.
Tra i pregi posso citare: prezzo di acquisto competitivo. Il brand è molto noto nel settore venatorio, anche il distributore ufficiale italiano è molto affidabile. Garanzia trentennale. Rese e bordi del campo soddisfacente rispetto alla concorrenza. Manopola di messa a fuoco grande, fluida e precisa. Campo di vista comunque grandangolare ed è comodo anche per i portatori di occhiali. Ottimo trattamento antiriflesso nella sua fascia di prezzo. E si nota tra i difetti ovviamente la presenza di un po' di aberrazione cromatica, soprattutto su soggetti e oggetti molto contrastati. In sintesi, ritengo che il nuovo binocolo Nikko Stirling Meteor HD sia un prodotto ben allineato con la mission dell'azienda, che costruisce cannocchiali da tiro privi di fronzoli, in grado di soddisfare sul campo praticamente tutti gli appassionati, con prodotti spartani, sinceri e con una buona qualità meccanica. In questo caso il binocolo è un prodotto entry level, robusto, ma con un campo di vista grandangolare e una resa e bordi molto apprezzabile. Soprattutto grazie a un ottimo trattamento antiriflesso nella sua fascia di prezzo. Ritengo che per gli amanti del marchio Nikko sia una scelta utile e consapevole, ma risulta anche adatto ad altri appassionati che cercano un prodotto di buona qualità a un prezzo inferiore ai 250 euro. Un must poi secondo me la garanzia vita, che in Italia è trentennale. Ricordo ai lettori nuovamente che il prezzo suggerito nel mese di ottobre da Origin STB è di soli 210 euro. Io ringrazio come sempre Mauro Spozio, che è responsabile commerciale della Origin STB, per aver fornito il binocolo oggetto di questo test e per avermi consentito come sempre di citare le mie impressioni personali dopo una prova pratica sul campo. Io ringrazio ancora una volta, non smetterò mai di farlo, tutti gli appassionati che continuano a seguirmi su questo canale, sui social e su Binomania. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. E se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi a questo canale. Ovviamente l'iscrizione è gratuita per rimanere sempre aggiornati. Potete quindi utilizzare l'icona qui in alto. Un carissimo saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!